Siamo di nuovo sulla nuova 2008 Restyling 2023, quindi l'ultimo modello. Accendiamo e andiamo a vedere le possibilità di utilizzo e di personalizzazione dell'infotainment. Per azzerare il volume possiamo semplicemente premere il pulsante del volume stesso, diciamo questo rotore del volume. Con le tre dita, volendo, andiamo a attivare questa videata, nel senso che si visualizza subito, si visualizzano tutte le icone disponibili, mentre con il tasto Home noi andiamo a visualizzare la standard Home, che è composta, divisa diciamo in tre parti. Abbiamo la parte del climatizzatore, la parte delle applicazioni, chiamiamole così, e la parte della radio. Ripeto, tre dita, andiamo a visualizzare tutte le icone disponibili, andiamo su impostazioni e cominciamo a vedere le prime cose. Personalizzazione, noi possiamo personalizzare il display, scusate, andando a cambiare i programmi, diciamo le icone che noi troviamo sulle videate disponibili dell'infotainment, oppure anche poi sul cruscotto digitale, ok, sull'iCockpit. Ipotizziamo di voler togliere questa che è il mirror screen, teniamo premuto e andiamo a portarla nel cestino. A questo punto possiamo aggiungere un widget di questa dimensione e andiamo a sceglierlo da qui. Ad esempio possiamo aggiungere quello dell'assistenza degli ADAS, ok, l'abbiamo aggiunto. Adesso tornando indietro, salva, e noi andiamo nella home e vediamo che adesso abbiamo gli ADAS qua, mentre prima avevamo la videata per collegare il telefono, diciamo il mirror screen, ok? Quindi questo molto semplice. Possiamo fare la stessa cosa tenendo premuto in un punto, vedete? Si abilita la personalizzazione. Tenendo premuto si apre quel pallino verde, chiamiamolo così, e possiamo anche lì personalizzare senza dover fare il procedimento passando dalle impostazioni. Grazie alla concessionaria Armando di Alba per aver prestato questa nuova 2008 a Terzo Garage. Da questa rotellina sulla razza sinistra del volante noi andiamo a cambiare la visualizzazione dell'iCockpit. Vedete, io posso andare a scegliere personale 1, personale 2, devo andarle a definire dall'infotainment e poi vedremo. Minimo è la visualizzazione che non abilita la modalità 3D, quindi in questo caso abbiamo la modalità bidimensionale, qui siamo su una GT che ha il cruscotto tridimensionale. Guida, andiamo invece ad abilitare sia la modalità 3D sia la visualizzazione del sistema che abilita il centraggio di corsia. Strumentazione è quella standard, diciamo, con a sinistra il tachimetro e a destra il contagiri. Torniamo ora alle impostazioni e andiamo a vedere i colori, ok? Colore display e il colore, vedete, noi possiamo mettere un tema al colore del display dell'infotainment, ne abbiamo ancora qui sotto, ok? Quindi volendo mettiamo questo perché magari risalta anche di più. Torniamo indietro. Colori interni è il colore dei LED che troviamo qui. Possiamo andare a scegliere tra 8 colori, andiamo a mettere quello che lega, diciamo che fa pandan con il colore del display, e abbiamo fatto. Se andiamo a personalizzare l'iCockpit, in realtà noi andiamo a personalizzare le personale 1 e personale 2, le due videate personali. Possiamo procedere allo stesso modo. Allora, io adesso qui avevo provato a mettere le dinamiche che non funzionano, però facciamo rivedere. Allora, tengo premuto, cancello, ok? Quindi mi si libera la personale 2, vedete, 1, 2. Tengo premuto, mi si libera anche la personale 1. Personale 1 e personale 2 a questo punto sono a mia disposizione. Vado a scegliere, scusate, qui un widget di questa dimensione. Questo è il rilevatore di stanchezza. Qui abbiamo gli indicatori in realtà di
coppia, addirittura forse accelerazione G, anzi l'accelerazione G deve essere questa. Volendo metto la radio MIDI e volendo metto il computer di bordo. Andiamo a mettere qualcosa che non abbiamo, ad esempio questo, nella personale 1, e poi nella personale 2 più andiamo a scegliere, vediamo un po', giusto il multimedia, giusto radio, scusate. Ok, torniamo indietro e facciamo salva. A questo punto, andando a scegliere dalla rotellina minimo, io vado su, cerco di farvi vedere, allora guida, strumentazione, andiamo su personale 1, scegliamo premendo la rotellina. Personale 1 mi propone il livello di attenzione, cioè quello che io sono andato a inserire qui, vedete, come personalizzazione. Mentre personale 2 andiamo sempre a scegliere dalla rotellina, ho sbagliato direzione. Personale 2, adesso però mi si spegnerà perché la batteria sta andando a terra, vediamo. Però personale 2, vedete, mi propone il multimedia, cioè la radio che io ho al momento selezionato. Su questa abbiamo il navigation pack, quindi navigazione, abbiamo un navigatore che è completamente nuovo rispetto a quello che c'era sulla versione precedente, molto reattivo, anche molto bello dal punto di vista grafico secondo me, e quindi anche con la vista 3D oppure con la vista 2D, vedete, molto facile andarlo a settare. Al momento a me sembra che non sia possibile, come molti hanno rilevato, portare la videata del navigatore, non così ma almeno con le strade come succedeva sul modello precedente, sul iCockpit, sul cruscotto, perché infatti non compare tra quelle disponibili. Premendo questo pulsante sulla leva dei tergicristalli noi possiamo andare a scegliere di visualizzare le informazioni istantanee, quelle del percorso 1 e del percorso 2, e se noi avessimo percorso 1 e percorso 2 con tanti chilometri già fatti, basterà tenere premuto questo pulsante per azzerare i chilometri, quindi far ripartire il conteggio e magari poi verificare i consumi e altre cose. Questa è una GT e come vedete ai lati dell'iCockpit ci sono le due aperture che erano su tutte le versioni, su tutti gli allestimenti del modello precedente, mentre sulla Allure che avevo provato qui in realtà c'erano delle chiusure di plastica. Quindi è anche vero che sull'Allure non c'era il cruscotto 3D e quindi magari la differenza può essere data anche da quello. Vedete, qui ci sono e si vedono molto bene le aperture, mentre sull'Allure non c'erano, non ci sono anzi. Ho acceso la macchina, siamo fermi però funziona lo stesso ovviamente, e andiamo a mettere, usando il selettore del cambio automatico, in retromarcia. Eccola qui. Qui abbiamo anche la telecamera frontale, perché qui abbiamo il Vision Pack, quindi abbiamo una telecamera 360 che ci permette di capire che cosa ci sia intorno alla macchina, ok? Vedete, possiamo andare a selezionare oppure avere la visione davanti e dietro. Questa GT con Winter Pack, Navigation Pack e Vision Pack costa 33.950 euro. Nei prossimi giorni pubblicheremo ancora alcuni video in cui spiegare come impostare gli ADAS e come utilizzare i comandi vocali, quindi non perdeteveli, ma prima ancora una chicca. Con le 3 dita possiamo fare anche un'altra cosa che sconsiglio, perché secondo me è una cosa utile nelle officine per chi debba andare a magari fare delle impostazioni molto particolari a livello software. Se io tengo premuto con 3 dita a lungo, mi si abilita l'Engineering Mode, cioè con la modalità che mi permette attraverso un codice particolare di entrare più approfonditamente nel sistema. Questo codice sicuramente si troverà da qualche parte su internet,
vedete voi. Intanto si può fare X, torniamo indietro e non succede nulla. E anche con questo video è tutto, spero che alcuni dei suggerimenti, delle cose che vi ho fatto vedere vi torneranno utili per sfruttare al meglio la vostra nuova 2008. Ci vediamo al prossimo video, magari lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ciao, arrivederci, buoni chilometri a tutti!